Ciao ragazzi, oggi parliamo di Lee Haney, detto Totally Awesome, ovvero Lee il Fantastico, un atleta da molti ritenuto il più grande bodybuilder di tutti i tempi, in virtù del fisico eccezionale e degli 8 titoli di Mister Olympia vinti fra il 1984 e il 1991, quando ad appena 31 anni si ritirò dallo sport agonistico da campione in carica. Dotato di una genetica molto favorevole, con una condotta di vita intelligente, Lee ha saputo costruire un fisico caratterizzato da una combinazione di massa muscolare, definizione, simmetria ed estetica che all'epoca non aveva rivali e rimane ancora oggi un ottimo rappresentante di un bodybuilding sano. Un uomo in salute e pieno di energia che continua a sostenere lo sport in veste di imprenditore, promotore e divulgatore. Che piaccia o meno, un grande esempio positivo. Un campione che ha saputo trovare il giusto equilibrio sia come atleta che come uomo. Enjoy! Lee Haney nasce l'11 novembre 1959 a Spartanburg, nel Sud Carolina. Già intorno ai 6 anni rimane affascinato dai personaggi di Ercole e Sansone visti sul grande schermo. E in seguito, ispirato da atleti del calibro di Bertil Fox, Robbie Robinson, Arnold e Lou Ferrigno, che scopre sulle pagine delle riviste di settore, si appassiona al bodybuilding. Ma per studiare ha bisogno di una borsa di studio e da ragazzo la ottiene giocando a football, attività che gli permette di mantenersi agli studi e allenarsi con i pesi in palestra. Un paio di infortuni alle gambe lo convincono che il football non è lo sport adatto per lui, mentre invece i risultati di sviluppo fisico che ottiene in palestra sono molto promettenti. Così, dopo aver trovato un supporto finanziario per continuare gli studi, lascia il football per dedicarsi completamente al bodybuilding. Lee è dotato di una rara combinazione di genetica favorevole e desiderio di emergere, fattori che ben presto lo spingono a gareggiare. A 16 anni, con un peso di 79 kg per 1,80 m di statura, partecipa alla sua prima gara, il Mister Sud Carolina, e, sebbene gareggi contro atleti adulti e non si piazzi, riceve numerosi complimenti per il suo potenziale, il che lo spinge a continuare. Lavora sodo in palestra, aumenta di 10 kg di muscoli e, nel 1978, presentatosi sul palco a 90 kg, vince il Mister Palmetto e il Mister South. È l'inizio della sua scalata ai vertici del bodybuilding. Nel 1979, a 96 kg, vince il titolo di Mister America Teenager. Continua a crescere e un anno dopo, nel 1980, arriva quarto al Mister USA e EU a 101 kg. Nel 1982 la svolta. Vince prima i campionati nazionali NPC e in seguito la categoria pesi massimi al campionato mondiali amatori IFBB in Belgio, ottenendo la Pro Card. Nel 1983 debutta fra i professionisti. Vince la notte dei campioni, ma è solo terzo alla sua prima partecipazione al Mister Olympia. Un'esperienza negativa che lo spinge a rivedere e perfezionare la sua strategia di preparazione alle gare. Messo a punto il metodo, dal 1984 la sua è una cavalcata trionfale da assopigliatutto. Fra il 1984 e il 1991, con un peso fra i 110 e i 116 kg abbinati ad un girovita sottile, parteciperà a 9 gare vincendole tutte. In particolare ricordiamo gli 8 titoli di Mister Olympia ottenuti consecutivamente, un record che lo pone ai vertici delle classifiche come atleta IFBB di maggior successo di sempre, primato eguagliato ad oggi dal solo Ronnie Coleman. Nel 1991, a 31 anni, Lee ha vinto tutto, più di chiunque altro nella storia del bodybuilding, e decide di dedicarsi ad altro. In seguito ha sviluppato le sue attività imprenditoriali, conducendo la sua azienda di personal training, promuovendo eventi sportivi come la Lee Haney Sport and Fitness Challenge e rimanendo vicino al mondo dello sport. Ricordiamo ad esempio che nel 1990 Lee supervisionò insieme a Fred Hatchfield l'allenamento in palestra di Evander Holyfield, che aveva bisogno di più massa muscolare in preparazione per l'incontro, poi vinto, contro Buster Douglas. Individuo equilibrato, Lee ha saputo costruirsi il successo anche nella vita privata, con la moglie Shirley, compagna di sempre e sua più grande sostenitrice, e i 2 figli Joshua e Olympia. E ancora oggi, a oltre 60 anni, Lee si mantiene in ottima forma e salute. In palestra Lee era un sostenitore della filosofia stimolare, non distruggere, a promuovere un metodo di allenamento che producesse sviluppo muscolare senza compromettere la salute a lungo termine delle articolazioni. All'apice della sua carriera, Lee si allenava con una split routine basata su un ciclo di 4 giorni, che lo vedeva in palestra 3 giorni consecutivi seguiti da un giorno di pausa, per poi ripetere il ciclo.
uno schema che ritiene ideale per permettere ai gruppi muscolari di recuperare pienamente fra gli allenamenti. Spesso divideva il workout quotidiano in 2 sedute, una al mattino e una alla sera. Il primo giorno allenava petto e braccia, il secondo giorno era dedicato alle gambe, il terzo giorno attaccava schiena e spalle. Eseguiva 16-20 serie per gruppo muscolare suddivise in 3-4 esercizi, per un volume di lavoro medio-alto, adottando un range di ripetizioni che, in generale, andava dalle 6 alle 12, mentre per polpacci e addome stava sulle 15-20. Influenzato dalla figura e dalle teorie del compianto Fred Hatfield, il popolare Dottor Squat, una delle migliori menti scientifiche nel mondo degli sport di forza, in palestra Lee adottava un approccio strutturato, utilizzando tecniche avanzate come quella del preaffaticamento, che utilizzava per le gambe, e quella dell'accelerazione compensatoria, tutto al fine di ottenere il massimo stimolo e risposta muscolare utilizzando pesi moderati negli esercizi, minimizzando quindi il logorio delle articolazioni. In prossimità delle gare completava le sessioni di allenamento con i pesi con 15 minuti di attività aerobica. Ma sentiamo dalle sue stesse parole la sua esperienza col dottor Squat. Come sai, Fred stabilì un record mondiale nello squat sollevando più di 450 kg a 45 anni. E a vederlo non sembrava potesse farlo. Io potevo far pensare di essere in grado di sollevare 450 kg di squat. Fred sembrava Elmer Fudd, pelato e con la pancetta. Non sembrava un sollevatore di pesi. Ma in realtà Fred era uno dei migliori scienziati al mondo in ambito sportivo. Abbiamo passato molto tempo insieme a parlare di varie cose e mi ha trasmesso tante informazioni e conoscenza su come stimolare la crescita muscolare senza dover usare pesi enormi, col rischio di rompersi le articolazioni. Se all'età di 58 anni non ho problemi alle ginocchia, anche schiena e spalle, è perché conosco la scienza. Sul piano alimentare, Lee sostiene la necessità per un atleta agonista di mantenere il proprio peso sotto controllo tutto l'anno, evitando di ingrassare troppo lontano dalle gare, e suggerisce, anche lontano dalle gare, di non andare mai oltre il 9-10% come percentuale di grasso corporeo. Contrario alle diete a bassi carboidrati, a tavola promuove un'alimentazione iperproteica con carboidrati relativamente alti anche per la fase pre-gara, sostenendo che questo è l'approccio migliore sia per avere l'energia necessaria per sostenere gli allenamenti, che per evitare di svuotare i muscoli e arrivare in gara nella massima condizione. Ma sentiamo dalle sue stesse parole la sua opinione sull'argomento. La dieta a bassi carboidrati è per la gente grassa. Se vai molto sovrappeso lontano dalle gare, sei grasso. E poi devi smaltire il peso in eccesso facendo aerobica e soffrendo la fame. Questo stressa il tuo corpo e arrivi sul palco svuotato. Il mio consiglio è di non aumentare mai più di 5-7 kg rispetto al proprio peso forma. Poi, con 16 settimane di dieta moderata, si può definirsi al meglio senza grandi sofferenze. Riassumendo, Lee Haney ha dominato un'epoca, quella di transizione fra i fisici estetici della Golden Era e l'epoca dei Mance Monster, diventando il re degli anni '80. Un periodo in cui gli atleti mantenevano una certa eleganza sia in costume da gara che in abiti borghesi. Lee Haney non è stato il bodybuilder più voluminoso della storia, ma sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, se mettiamo in conto la combinazione di massa muscolare, proporzioni, simmetria, estetica e definizione che portava sul palco, i titoli vinti e la condizione di forma e salute che conserva ancora oggi. Davvero un eccellente portabandiera per il bodybuilding ed un esempio da seguire, un atleta ed un uomo che ha superato il test del tempo. Che altro dire se non lunga vita al re. Ciao, alla prossima!